che oggi parte mattina presto perché si arriva alla Verna dopo 30 km. Vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Una papera che nuota pigramente, il sole sta sorgendo verso il che non è il Freccia, ha un altro nome questo. Il Freccia è confluito in questo. Carino. Siamo a Strada in Casentino e adesso saliamo subito al castello di San Nicolò, quello là in alto, che è anche oggi 1200 metri di salita. Questo è la fronte del mercato e là in fondo l'oratorio della Visitazione. Noi ora giriamo a destra. Il mattino l'oro in bocca e la salita davanti. San Nicolò, lassù in cima. Poi dopo il castello noi si sale dall'altro, perché poi c'è il poggio del castello che è ancora più in alto dietro il castello. Tutto strada in Casentino e qui la torre dell'orologio del castello, mazza che orologione. Ma tra l'altro è anche giusto perché sono le 6:06, lì segna un po' oltre l'ora sesta, oppure è come i casi di orologio rotto che 2 volte al giorno segna l'ora giusta, chi lo sa. Stiamo avvicinando al poggio del castello, su cui non c'è il castello, perché il castello era sotto. Buongiorno, dai! Dai, 2 in cammino, Oggi in discesa. abbiamo passato il poggio del castello Sì. sopra Strada in Casentino. È una bella salita, si comincia con una bella salita molto tosta, Col botto. col botto. E oggi si fa vedere anche Giulia perché finalmente l'occhio si è un po' sgonfiato. Ovviamente non mi ha picchiato, Non l'ho sono cascata, lo ripetiamo perché non si sa mai. Tocca ripetere a ogni persona che gli chiede cosa ha fatto perché mi Sembra che guardano, mi abbia picchiato. mi no, guardano no. come se fossi un picchiatore di professione. Non si vede, però c'ho il ginocchio che sta tornando più o meno a modo, solo che sforzandolo molto in salita e in discesa ci metterà un po' di più. E oggi siamo partiti da Prato di Strada, abbiamo dormito dalle suore della casa, Mamma mia, ampiamente della casa per consigliato. ferie Emaus, ci hanno trattato benissimo, Davvero? cena abbondantissima e gustosa. E non siamo neanche riusciti a finire tutto Mamma perché mia, sono sentita in colpa. c'era anche altre cose da mangiare, non ce l'abbiamo fatta. La colazione era prevista per le 6:30, ma noi volendo partire per le 5:30 ci hanno fatto trovare un po' di Quindi cose. ampiamente consigliato se Siete camminatori, ecco, sono stati Molto attenti alle nostre esigenze di camminatori. Hai potuto anche stendere il bucato? Abbiamo potuto stendere fuori il bucato, nessun problema, a parte quelli della misericordia che alle 11 di sera sotto la nostra finestra a schiamazzare fa casino. E di solito sono i giovani che fanno casino, non gli anziani, maledetti anziani della misericordia. O andate a casa a bere il brodino caldo. Vabbè, niente. Per brontolare. Noi ci dovevamo alzare alle 5, quelli erano sotto la finestra a cantare, cavoli. Vabbè, senti, Niente, quindi, comunque alla fine siamo riusciti a dormire, oggi quasi 30 km anche oggi, ma arriviamo alla Verna. Oggi terminiamo la Via Ghibellina. è anche una settimana che siamo in cammino. È una settimana che siamo in cammino, oggi terminiamo la Via Ghibellina col botto. Col botto e con la caduta. Col botto, no, non con la caduta, perché arriviamo alla Verna.
con 800 metri di salita concentrati negli ultimi 10 km. Per non annoiarci. In qualche modo faremo. Via, camminiamo. Stop recording. T'ho detto di malvagia. Li sentite? Li vedete? Li sentite i cinghiali? Là? Ammazza quanti! E come sono grossi! Vabbè, andiamo, va? Si è lasciata la strada sterrata per il sentiero. Speriamo di non incontrare il branco di cinghiali di prima. Dove vai? Non vedi che devi... scusa. Quando non c'è la siccità passa probabilmente un ruscello. E qui niente guado, qui c'è il nostro figurino. Dopo poco tempo aver lasciato il poggio del castello, se avete dei pantaloni lunghi oppure dei pantaloni che si possono allungare e accorciare, vi consiglio di usarli lunghi, e soprattutto per il stato del sentieri. Qui è pulito ma dietro un po' meno, e soprattutto un buon repellente per insetti, perché ci stanno mangiando, cioè noi ce l'abbiamo, siamo appena spruzzati, vediamo se le cose migliorano. Ecco, il sentiero in tanti tratti è così, il problema sono tutti piccoli rovi. Ah, eccoli, ti si attaccano le gambe, alle braccia, per cui se avete i pantaloni lunghi in questo tratto forse è meglio. Poi ogni tanto si allarga, poi si restringe di nuovo. No, guarda che piscina! No! Oh, wow! Passiamo sopra un albergo che ha questa bellissima piscina, e poi sarò io malizioso, ma quella statua lì nuda e a gambe aperte quell'artista lì me la conta giusta. No, che bel posto, è un agriturismo comunque, non ho visto il nome, ma sono parcheggiate tante auto, targhe straniere. Qui se non sai che c'è non ci passi, per cui servono anche per questi cammini, perché uno passa camminando lentamente sul territorio, vede dei posti che magari catturano la sua attenzione, rispecchiano il suo gusto e che mai avrebbe trovato in un altro modo, per cui poi magari un altro anno torna come turista. Ecco, se le amministrazioni locali la capissero e investissero di più sui cammini sarebbe una gran bella cosa, come hanno fatto sulla Via degli Dei, perché sono quei paesini della Via degli Dei, nessuno ci passerebbe, nessuno sano di mente ci passerebbe, e invece adesso sono pieni di vita. Poppy va bene di qui? Sì? In quella direzione? Grazie. Questa è la riedizione casentinese del Titanic. Siamo alle fattorie di Celli? Di Celli. Probabilmente è una specie di complesso agrituristico con campi da tennis, piscina, probabilmente da qualche parte hanno anche i cavalli. C'è di tutto. Quando faremo il Big Money col canale andremo da... No. Se facciamo i Big Money col canale si fa in un posto più, insomma, più carino, ancora più figo di questo, che è un po' difficile da raggiungere, però se vi piace essere la natura e essere isolati da tutto, arrivate qua, vi rintanate per una settimana qui, non uscite neanche dal perimetro dell'agriturismo. Un'altra settimana di ferie per smaltire quello che avete messo su di chili. No, maiolica, e ne vedremo di belle oggi a Santuario di Laverna. E una lepre di legno spaventata in corsa. Là sotto scorre l'Arno, che più avanti c'è Poppy, e poi sull'altra sponda Ponte a Poppy. Ma se uno lo ripete velocemente è una Ponte a Poppy, no, non è una scioglilingua. Ecco Poppy, là in cima c'è il castello dei Conti Guidi, e poi scesi dall'altra parte c'è il ponte, si attraversa l'Arno e c'è Ponte a Poppy, che è la parte nuova dell'abitato, col supermercato a cui stiamo puntando. C'è un po' di asfalto per arrivare a Poppy, però è tranquillo, comunque dopo Poppy si torna nel bosco. Ci godiamo un po' di fresco ancora finché dura. Quando i nomi dei paesi e località si ripetono
in diverse zone della stessa regione. Eccoci qui, attraversiamo il fosso, strada stretta, procedere con prudenza, banchina non transitabile, le nostre freccine sono qui. Il fosso è un po' asciutto, La posizione del sole non è la più, insomma, non aiuta, ma quella è Poppy. Ecco qua che si imballa subito la ripresa. Poppy, vi risparmierò le battute su come si chiamano le abitanti di Poppy, magari scrivetelo sotto nei commenti, che non scrivete mai nulla. Marvagi. Uno dei borghi più belli d'Italia, vabbè ce ne sono 1000, poi 1 su 7 in Italia è uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo ancora sul cammino di Dante. Il castello dei Conti Guidi, si vede poco perché è contro luce, ma via. Ponte a Poppy, che deve essere la parte insomma più moderna, con i servizi, i negozi, eccetera.